C'è una scena nella vita è bella in cui un padre trasforma l'orrore in un gioco per proteggere il figlio da qualcosa che nessun bambino e nessun altro dovrebbe vedere. Quella scena, quel film, è indice di una verità scomoda. Il male non nasce all'improvviso e nemmeno dai campi di sterminio. Nasce molto prima. Nasce dalle parole, dall'odio normalizzato, dal momento in cui smettiamo di vedere una persona e iniziamo a vedere un bersaglio. Ogni anno ricordiamo, ed è giusto farlo, ma poi torniamo alle notizie, alle tragedie di oggi e pensiamo, non posso farci nulla. Io penso che l'indifferenza non sia cattiveria, è distanza, è credere che certe cose non ci riguardino. Eppure quelle dinamiche non appartengono solo ai libri di storia, non vivono solo nei film, esistono ogni volta che uno schermo ci separa dalle conseguenze, ogni volta che una voce diventa solo un rumore. Questo succede di continuo nella nostra quotidianità, anche quando pensiamo che sia solo un gioco. Quello del gaming è un mondo fatto di competizione, sfida, adrenalina e che ci fa interagire con molte persone e a volte scatta qualcosa. Badate bene, non sono i giochi di guerra il problema, non è la violenza virtuale di uno sparatutto che rende la società peggiore. Il problema è ciò che ci mettiamo dentro noi. Quando subiamo una kill e usiamo la chat per umiliare, quando ci sentiamo forti e dimentichiamo che dall'altra parte c'è una persona, quel è solo un gioco, diventa la scusa per dire cose che non diremo mai guardando qualcuno negli occhi. La storia ci insegna che il rispetto non è superfluo, non è mai neutrale. Non possiamo cambiare il passato, non possiamo fermare tutte le tragedie, ma possiamo scegliere come parlare, come reagire, come trattare gli altri, anche dietro un nickname.